Come base di partenza ricordo che è stata tutta la parte meccanica anche delle sovrastrutture dell'Aprilia 110 RX del 1992, da cui come esempio si può anche fare quello con poche specifiche modifiche, specialmente le fiancate anteriori e posteriori, si è completamente rinnovata e stravolta in meglio, direi. La grafica, notare anche la sella divisa in questo modo, studiata apposta perché snellisce notevolmente tutta la parte posteriore, la rende come una vera moto da competizione, nonostante invece sia una sella molto ampia e che portava due persone. E poi solo in seguito, appunto, come ho detto, è stata esposta per la prima volta nel 2005 solo in EICMA al nuovo salone, e poi nel 2008 successivamente, ma già dai primi tempi c'erano delle idee riprese, come appunto detto, della grafica e il telaio e il cilindro girato. La potenza già di base di questi Rotax 129 da competizione di serie standard sono sui 40 cavalli, con l'accorgimento della, come già detto, fasatura variabile e soprattutto dell'accoppiamento con un pistone con gli occhielli dello spinotto pistone chiusi, non quelli del modello in commercio che costava quasi 1000 euro, lo spinotto speciale con tutte le estremità chiuse della briglia da competizione, ma un'altra mia soluzione più artigianale, in cui c'erano due piccoli gusci di alluminio ricavati sempre dai pistoni dello stesso diametro, torniti, e uniti all'interno dello spinotto standard con una semplice molla, accoppiava ancora meglio la superficie del pistone, rendendola tutta chiusa, uniforme, e potendo ampliare al massimo le luci, i booster delle luci di scarico, accoppiando questi due effetti, aspirazione e scarico, le potenze aumentano fino a raggiungere, sempre con dei prodotti, anche se la competizione di serie, standardizzati in grande produzione, potenza anche di 50 cavalli tranquillamente. B Valkyria, punto B, essere Valkyria, potenza ed estetica.